Qui c'è praticamente, si vede, qui si vede la lancetta per sapere che ora è là fuori perché altrimenti non lo sai, è cieca. C'ha una carica, si carica con questa manopola, tre cose, quella in mezzo è l'ora, destra e sinistra e tutti i suoni che si sentono, tipo i rindocchi, i tocchi dei giorni, queste cose così. Questo qui praticamente in questo momento è fermo. È fermo perché abbiamo messo, si è messo l'elettrificazione, quindi fa tutto l'elettrificazione. Se no questo se io la chiudo e metto in funzione questo mi parte tutto e continua a lavorare. Allora, questo praticamente fino a 15 anni fa c'è stava un signore che si chiamava Mariano Pangrazi, forse lo conoscerete, di Mondolano, che lui tutti i giorni alla sera alle 11:15 veniva qua su a mettere la carica, ma a fargli pure tutta questa manutenzione, vedi che tutte le corde d'acciaio non è sfilate, quindi i pesi stanno messi lì, ma non è che cadono, cioè precisi, non è che questo è. Quindi una volta al giorno si caricava? Questo una volta al giorno, c'ha 25 ore di autonomia, poi si ferma. Adesso no, mo tutto da solo. Ma mo perché è bloccato? Non sta fermo. Poi dopo tutte queste vendole, vendoline che vedete, queste praticamente c'erano tutte quando l'orologio sopra fa i rindocchi, tutte precise, messe a tempo, diciamo così, messe apposta perché altrimenti va fuori tempo, perché il pendolo adesso non va fuori tempo, ma prima andava fuori tempo, fa tutta questa funzione. Poi in più quando tu caricavi l'orologio con la carica non puoi caricare a scatti, ma devi caricare sempre pure la cosa a tempo, perché se carichi a scatti rischi che si ferma. Invece tu quando giri pesa, perché devi tirare su i tuoi pesi, che non è poco, devi venire su praticamente sempre che a tempo. Questa è la bellezza che abbiamo noi a Mondolano. Adesso la favola, quella di che si dice Mondolano sta sopra un monte, qua dell'altro l'orologio la francese accende che paese, è una cosa, è un detto, diciamo così, perché l'orologio è un orologio italianissimo, anzi marchigianissimo, perché se l'ha fatto dei fratelli Assolini che stava a Monte Giorgio, non so perché la persona ha pensato, e io nemmeno lo so, perché ha pensato da dire l'orologio alla francese. Questo è stato fatto a Monte Giorgio questo? Sì, dai fratelli Orsolini, è un gruppo, una famiglia che faceva queste cose, che adesso non so se ancora esisteranno più, io so fatto ho visto, ma... Di che anno è questo? 1800. 1800, sì. Paro? 1800 perché dico 1800? Perché noi abbiamo due quadri, uno che sta in chiesa, San Michele Arcangelo, e uno che sta in comune. Ci stanno due quadri, quello che sta in comune di Ludovico Spagnolini, un mondolanese che pitturava, c'ha una data che c'è scritto 1870, una cosa così, e dietro c'è l'orologio alla francese, lo nostro. E sul quadro del Mondolano che sta in chiesa, uno di quei quadri, gli affreschi che stanno su, dietro ci sta un orologio che è la stessa cosa, è sempre datato 1800, quindi ecco perché noi abbiamo dedotto che questo meccanismo, diciamo così, è stato costruito nel 1800. Altrimenti questa cosa che si vede è del 1700, quando è stata fatta la piazza della Libertà, perché prima non c'era, l'entrata era chiusa, cioè non c'era.